Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questo grazioso salvagente che sarà una bellissima bomboniera. Possiamo aggiungere anche un anello portachiavi se volete, e questo sarà una bomboniera a tema mare. Sarà molto carina, originale e penso che piacerà molto. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare il salvagente a portachiavi oppure salvagente per bomboniere, andiamo a fare in questo modo. Dobbiamo prendere un cerchietto di questo, che sia di plastica o che sia di legno, più grande, più piccolo, decidete voi la misura, e dobbiamo semplicemente lavorare le nostre maglie come vi farò vedere, e poi dobbiamo andare a cucire intorno a questo cerchietto il lavoro. Vado a lavorare una catenella di 10 maglie e poi vado a fare 10 maglie basse nelle 10 catenelle. Vado a lavorare per altri 4 giri 10 maglie basse, in totale poi saranno 5 giri di 10 maglie basse. Ora vado a sostituire il filato con quest'altro colore, lo potete anche sostituire con il rosso come preferite per fare il vostro salvagente. Andiamo ora a lavorare per altri 5 giri 10 maglie basse con questo filato di questo colore. Riprendiamo ora il filato bianco e andiamo a fare di nuovo per 5 giri 10 maglie basse con il filato bianco. Riprendiamo l'altro colore e facciamo di nuovo 10 maglie per 5 giri di quest'altro colore. Dovete praticamente andare a riempire tutta la parte. Se utilizzate quello più grande magari andate a distribuire di più la distanza, e dobbiamo fare circa 4 fasce, 1 2 3 e 4, in modo da realizzare così il contorno al nostro in modo da rivestire tutto il nostro cerchietto. In base alla vostra misura dovete andare a calcolare. Io vado a utilizzare questo cerchietto che devo fare delle bomboniere piccoline, quindi mi serve piccolino. Poi in base alla misura che volete dare dovete andare a calcolare la distanza in modo da farvi venire questi 4 giri fatti in questo modo, queste 4 righe fatte di maglia in base al vostro cerchietto. Io, come vedete, per 4 volte ho ripetuto i 10 giri e vado ora a circondare l'anello. Devo andare a cucire sia la parte qui dell'estremità e sia la parte interna dell'anellino. Possiamo prima cucire la parte interna così con acqua e filo, e poi alla fine andiamo a cucire anche la parte finale. Con acqua e filo vado a cucire in questo modo tutto bene intorno fino a chiudere tutto. Cucita tutta la parte, ora andiamo a cucire anche questa parte qui. Stringiamo un pochino così e dobbiamo andare a chiudere. Prendiamo maglia di qua e maglia di là e chiudiamo anche questa parte. Ora con il filato beige vado a realizzare una catenella di 44 maglie. Vado a chiudere poi con ago e filo questa catenella qui alla punta e la vado a circondare intorno al salvagente. Poi con un po' di filo dobbiamo andare a bloccarla, come farò vedere. Quindi fermiamo prima con l'ago questa corda, con ago e filo vado a questa estremità e vado a bloccare la corda che abbiamo realizzato. La fermiamo con ago e filo e poi la andiamo a bloccare sul salvagente. Con ago e filo possiamo bloccare i 4 angoli in modo da non farla più spostare, e poi ci passiamo il filo. Ora prendo sempre un po' di filo e vado a bloccare intorno al salvagente, passandolo più volte lì dove abbiamo l'unione dei due colori.
passiamo un po' di volte, così. Questo lavoro lo facciamo lì dove abbiamo l'unione dei fili. Riempiamo tutta la parte così. E ora, se vogliamo, con un po' di filo rosso andiamo a creare una piccola ancora. Facciamo prima una linea così dritta, poi andiamo sotto e facciamo la punta dell'ancora da questo lato, poi andiamo dall'altro lato e facciamo l'altra punta di qua. Poi magari andiamo verso l'alto e qui facciamo una piccola lineetta centrale. E poi possiamo staccare il filo e questa sarà l'ancora. Cerchiamo di dare un po' la forma, leggermente sotto, ecco qui. Poi andiamo a tirare leggermente il filo un po' più questo che abbiamo realizzato di catenella e questa sarà il salvagente. Sarà una bellissima bomboniera originale, carina. Possiamo mettere anche un ciondolo portachiavi se vogliamo. Lo andiamo poi a applicare ai confetti in questo modo e questa sarà una bellissima bomboniera originale e molto carina. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.